To be involved in this project is a dream is coming true, because to work together with a team on this fantastic pinnacle of automotive car culture is something that is outstanding. And I'm someone that really loves also to experience the car, to drive the car. And I can tell you the performance of the car is in every condition really outstanding. And it's really every time a different driving fun, but it's every time generating this fascinating driving thrill. My name is Reuven Mohr. I'm the Chief Technical Officer of Lamborghini. The power-to-weight ratio in this car is really a statement, because it's the best power-to-weight ratio that we ever had in any street-legal Lamborghini. This is not one car, it's the car for our brand, and it's even event of the decade. And I remember pretty well when I jumped in the car and the first impression was driving full electric, and then the engine was going on. It was so, the crescendo of this new V12, it's unbelievable, it's really unbelievable. I'm in love with the car. The main challenges, there were a lot. First of all, I have to say, we as engineers, we always like challenges, so it was really a pleasure also to accept this challenge. But the main one was for sure to define what is the main differentiation factor, bringing the Lamborghini DNA in our first electrified vehicle. To reduce the CO2 emissions and on the other hand also increasing the power, the main ingredient for sure is the hybrid drivetrain, because with the hybrid drivetrain you have an additional energy source on board that you can even regain in the situation of recuperation. And this allows us to have both performance increase and also CO2 decrease. If you speak about hybrid cars, for sure in the first step you add weight to the car. Therefore we worked really a lot, especially in the first step also to define what is the right size of the battery and the electric components, to avoid that this additional weight is exceeding a certain level. The architecture or the layout of the powertrain in this car is for the first time completely different. We have rotated the engine to have more space in the tunnel, because here we have positioned the battery, because this is the best place where you can position the battery regarding the center of gravity. The 8-speed double clutch gearbox is really a standalone development specifically for this car. We decided to go to transversal gearbox. This allows us to be very compact. Very compact means also to bring the center of masses closer to the center of the car. And we have included in the gearbox even the electric motor. And this allows us to have a real four-wheel driven car even in the electric case. And on the other hand, he can recuperate the energy that is good for the CO2 emissions. Everything is supporting the driver, and the driver can select which character he wants. He can have very smooth shifting, very fast shifting, or very emotional shifting. If you speak about such a complex car like the Revuelto, it's clear that you can bring such a car to the market only if all the departments are working really close together. We as a Lamborghini, we are always acting like a team, and on this you can see the results. When starting, of course, you are dreaming. I mean, you have already this car in your mind, yeah. So, but the cool thing is you want to discover it, yeah. So, of course, you have in the beginning an idea, like I guess like a musician that is having an idea for his song. What is then inside of a shape? We call it expect the unexpected. So we want to find for every car a different design idea. My name is Mitja Borkert and I'm the head of design of Automobili Lamborghini. This hobby of motorcycles, this is also something that I was fascinated with since I was a child. Those super sport motorcycles, they have a wedge, so they have a wedgy shape, so they're quite low in the front. And they have the exposed rear tire. When you see our sketches, you always see in the rear views that we expose the tires. Over the years, we are now moving the exhaust pipe tips from the lower outside. So now with the Revuelto, we go in the upper position. And this is a quite
short distance to the engine, so it is already visibly a very lightweight approach, and it reminds me on a jet fighter exhaust, but also it reminds me on a superbike exhaust pipe. The silhouette of the Revuelto is our silhouette of Lamborghini. That is unmistakable Lamborghini. You see our cars inside view, you cover the car, you see automatically the Lamborghini underneath. All the cabin three-dimensionally, starting with this shark nose in the front, then the three-dimensional shape is finishing towards the exhaust pipes. We have this Y shape everywhere around the car. So on the door, the side air intake is having the Y shape. When you go to the rear, you have the tail lights with the Y shape. So this is the shape that we are using like a fil rouge, like a running theme around the car. From the first glimpse, you need to know what is this new Lamborghini all about. It has to look different to all the predecessors, and it has to tell you, hey, this is my character. I'm Revuelto, I'm the new one, I'm the one for the next decade. Una partita di padel è molto di strategia, bisogna avere una strategia in comune con il proprio partner, bisogna costruire un punto prendendo decisioni in maniera rapida che però devono anche tener conto delle condizioni degli avversari, quindi del mondo esterno. Queste che sono proprie del padel credo che siano anche poi proprie della parte industriale di un'azienda. Mi chiamo Ranieri Niccoli e sono il Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini. Manifattura Lamborghini Next Level, quindi artigianalità, flessibilità, customizzazione, ma anche digitalizzazione e automatizzazione. Questa è stata la grande sfida. Per noi il rispetto dell'ambiente è una cosa importante. Già dal 2010 siamo partiti di un processo che ci ha portato ad essere uno stabilimento CO2 neutrale nel 2015, intervenendo con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, pannelli fotovoltaici, trigenerazione, abbiamo un bosco dove abbiamo delle api che ci danno anche, diciamo in qualche maniera, la segnalazione della bontà delle emissioni della nostra fabbrica. Lamborghini è un brand aspirazionale, ecco, i ragazzi vedono in Lamborghini un brand che si proietta nel futuro, che comunque anticipa alcune visioni del futuro. E questo penso sia anche il sogno di tutti quanti i bambini che iniziano a giocare a calcio, cioè quello di comunque nel futuro riuscire a diventare dei protagonisti della loro era, della loro epoca, perché vedono sostanzialmente nei calciatori una sorta di eroi o quasi dei miti, no? E Lamborghini è stato questo anche in tutta quanta la sua storia, creando delle vetture innovative fuori dal tempo che comunque erano di ispirazione per il futuro e per le altre, diciamo, case automobilistiche. Mi chiamo Federico Foschini e sono Chief Sales and Marketing Officer qui in Automobili Lamborghini. La Revuelto segna l'inizio di una nuova era Lamborghini, quella che è stata menzionata nella strategia Cortauri anche dal nostro presidente amministratore delegato. Con la Revuelto entriamo nel mondo dell'elettrificazione ed è la prima vettura ibrida che Lamborghini lancia sul mercato. E in questo caso stiamo entrando con una vettura dalle caratteristiche incredibili in cui l'ibridizzazione non fa altro che enfatizzare le caratteristiche principali di una vettura supersportiva tipica di Lamborghini, che sono le prestazioni e il divertimento alla guida.
In tutto questo il nostro ruolo fondamentale è quello di comunicare al meglio i contenuti tecnologici e innovativi e per questo abbiamo anche coniato un acronimo che è HPEV invece del tradizionale PHEV, che significa High Performance Electric Vehicle, perché appunto l'interpretazione dell'ibridizzazione è stata tutta volta a ottenere le caratteristiche dinamiche e di performance migliori possibili. Tutto questo con un abbattimento considerevole della CO2 che sostanzialmente rappresenta il nostro approccio in termini di responsabilità sociale nel migliorare sempre l'impatto di quello che produciamo e di come lo produciamo verso l'ambiente. I nostri processi industriali sono processi manuali. Il montaggio della macchina, la creazione della monoscocca, la creazione degli interni che facciamo in casa o del motore è manuale. È basata sulle competenze delle nostre persone, orgogliosamente made in Sant'Agata Bolognese. La selleria è il fiore all'occhiello della manifattura Lamborghini. In selleria, nonostante la digitalizzazione, le persone rimangono al centro. La manualità e l'artigianalità del nostro prodotto rimane il punto focale su cui puntiamo l'intero reparto e mettiamo nelle nostre vetture. Il mio lavoro con tutto il mio gruppo, che è un gruppo di circa 30 persone, è quello di migliorare, apportare i pezzi che vedi in tutta la vettura, quindi sia gli interni che esterni, al meglio possibile, alla perfezione. Misurandoli, osservandoli, quindi valutandoli con l'occhio di persone certificate, specializzate nella valutazione delle superfici, valutandoli in diversi colori, in diversi materiali e quindi assicurando poi oltre all'aspetto estetico anche la parte funzionale, quindi facciamo dei test distruttivi, dei controlli non distruttivi, soprattutto per il carbonio. Il Meisterbock è un luogo in cui l'azienda si ritrova per la prima volta a vedere i primi componenti delle vetture nuove e insieme valuta se quello che è stato pensato in virtuale è sta effettivamente diventando realtà. Una delle caratteristiche principali della Rewelto è la monoscocca in carbonio. Il carbonio è uno degli elementi fondanti della Lamborghini. È assolutamente importante, sempre più importante per il rapporto tra performance elevatissime e peso ridotto. Nel nostro centro compositi partiamo dai rotoli di carbonio e realizziamo la scocca completa della vettura. E realizziamo non solo la monoscocca della vettura utilizzando diverse tecnologie, ma anche le parti strategiche di carrozzeria, in particolare il tetto e il cofango posteriore. La nuova linea motori in automobili Lamborghini è costituita principalmente da due linee, la linea del motore elettrico e la linea del motore termico. Far parte di questo progetto è per me un immenso orgoglio e una sfida personale e aziendale. Si tratta infatti della prima vettura ibrida realizzata all'interno di automobili Lamborghini che darà poi il via alla nuova era all'interno del settore dell'automotive. Un'ulteriore sfida che abbiamo reso possibile in questa linea di montaggio è la flessibilità. Questo è stato grazie all'introduzione di AGV, che sono, come potete vedere, dei veicoli a guida automatica che permettono di rispondere in tempi rapidi a cambiamenti di volumi produttivi, model mix o esigenze di produzione. Vedere vetture così speciali fa sentire speciale un po' anche chi ci lavora e in particolare lavorare con persone che mirano alla perfezione come quelle che mi circondano tra enti e colleghi ti fa sentire non solo utile ma anche necessario e non credo che sia da tutte le aziende.
La parte del mio lavoro che mi affascina di più è senz'altro il contatto umano, il fatto di lavorare in mezzo alle persone, di sentirmi parte di una squadra, e la cosa che per me è importante è riuscire a risolvere i problemi insieme al mio team. First of all, we said at the beginning, the sound is one of our main ingredients for the emotions. Therefore, we worked really intensively even on the sound of this new V12, because we said that the crescendo, if the engine is revving up, that this should be on the next level of emotions. We have defined and designed a completely outstanding electric sound that is also good, let me say, for the pedestrians, that they can hear the car, and it's also a very significant sound characteristic. La passione per l'acustica nasce dalla curiosità nel capire come il nostro cervello elabora le emozioni associate alla musica, e in particolar modo mi sono anche appassionato alla riproduzione del vinile e di come questo riproduce la musica in modo più avvolgente e imperfetto. L'obiettivo era generare un suono unico, parte della vettura, quindi parte dell'esperienza di guida e parte caratteristica intrinseca della vettura. Abbiamo usato quindi delle tecniche di sound sintesi digitali nuove, con alcuni dettagli anche di surrounding 3D contenuti in frequenza particolare. Non abbiamo sempre degli schemi da rispettare, ma in qualche modo per creare un suono unico dobbiamo essere noi stessi e in qualche modo enfatizzare il nostro carattere. Il V12, quando ero adolescente, tutte le vetture sportive erano tutte V12, e poi ho avuto la fortuna durante la mia carriera di poter lavorare su diversi V12, tra cui questo per ultimo, ed è una cosa a cui sono legato perché rappresenta per me la tradizione della sportività. Il V12 rappresenta la risposta spedale perfetta. L'istantaneità di risposta del V12 è sostanzialmente la sua caratteristica principale. A questa si unisce l'acustica, il sound, il fatto che il V12 ha un continuo crescendo sia dal punto di vista del volume ma anche dal punto di vista della qualità del suono, quindi con frequenze più alte che aumentano all'aumentare del regime di rotazione. Se il 6 cilindri in linea è un motore che non ha vibrazioni, pure è perfettamente equilibrato, il V12 rappresenta la stereofonia della perfezione. Ci sono due aspetti sostanzialmente su cui l'elettrificazione può migliorare il V12. Uno è la sua sostenibilità, rendendo la vettura più efficiente dal punto di vista dei suoi consumi, delle sue emissioni. La seconda è enfatizzare ancora di più alcune delle caratteristiche del V12, come la risposta pedale, migliorando un comportamento che era già ottimale sul V12. Stiamo prendendo il meglio dei due mondi, e questo è la Revuelto. From now on, we enter a new era in the history of Lamborghini. But our promise, we will stay true to our DNA, with our wonderful team of experts who know how to reinvent and redefine the brand and still stick to our DNA of being brave, authentic and unexpected.